How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this. And then by means of this machine, we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. La storia dietro questa cura miracolosa cominciò in un mattatoio romano. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Dopo il successo nel far passare i danni cerebrali come cura, gli psichiatri si misero alla ricerca di modi ancora più accurati per colpire il cervello. La storia cominciò nel 1848, quando un'esplosione conficcò una sbarra d'acciaio nella testa di un operaio delle ferrovie del Vermont, Phineas Gage. Benché Gage sopravvisse, la sua personalità venne notevolmente alterata. 70 anni più tardi, il neurologo portoghese Egas Moniz volle provare ad ottenere un risultato simile, perforando il cranio di un paziente e spruzzando alcol puro direttamente nel cervello, distruggendo il tessuto dei lobi frontali. Moniz dichiarò la nuova procedura lobotomia. Il dottor Walter J. Freeman sarebbe diventato il più famigerato praticante della lobotomia. Aveva scoperto di poterla fare più velocemente senza dover perforare il cranio. There was no anesthesia. And he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Freeman percorse il paese con la sua lobotomobile, facendo a pezzi il cervello dei suoi pazienti in dimostrazioni pubbliche e talvolta nel veicolo stesso. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain-damaging procedure right there. Quando gli venne revocata l'autorizzazione ad eseguire operazioni chirurgiche, dopo che l'ultimo paziente morì sul tavolo operatorio, Freeman aveva fatto o superveduto oltre 3.500 lobotomie, più del 25% delle quali, come ammise lui stesso, avevano lasciato le vittime in uno stato vegetativo. They lobotomized 1 million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Ma sebbene le storie di cure miracolose fossero state rapidamente smascherate come frodi che avevano causato danni irreversibili al cervello, gli psichiatri si portarono un passo avanti, inventando nuove forme di psicochirurgia promosse come progressi medici. I completely shuddered from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, of the centre home. Sorry, I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny, and Did you? my head all shook inside. Oh dear. Oh, my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. Oh, that's well done. That was grievous bodily harm done to my brain. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about 8.5 hours, and they kept me awake for every second of it, and I remember every second of it. And I still remember it to this day because I have this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it.
Gli psichiatri elogiano ancora i benefici della lobotomia, un trattamento che frutta loro 31 milioni di dollari l'anno. Ma sulla scia della reputazione un po' offuscata della lobotomia, gli psichiatri hanno rapidamente riportato in pieno uso l'elettroshock. Lo hanno ribattezzato terapia elettroconvulsiva, dando ora ai pazienti degli anestetici per soffocarne le urla e dei farmaci paralizzanti per evitare di osservare gli spasmi dell'agonia. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these cosmetic improvements because, in fact, they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new, it isn't improved, it is worse. Every 10 years or so there tends to be, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy and it causes a great deal of damage. E mentre le storie di prigionieri fisicamente maltrattati per mezzo di elettroshock vengono ben pubblicizzate, la quantità di elettricità usata dagli psichiatri per la terapia elettroconvulsiva è fino a 33 volte maggiore. E il danno è spesso indirizzato verso il più indifeso. 2/3 di coloro che subiscono l'elettroshock sono donne, con diagnosi del tipo sindrome premestruale, disturbi della menopausa o depressione postparto. Metà dei pazienti trattati con elettroshock sono anziani. A 65 anni, con il diritto all'assistenza medica statale, si verifica un aumento del 360% degli americani che ricevono l'elettroshock rispetto ai 64enni. E qual è il risultato di tutto ciò? 40.000 morti e innumerevoli altre persone il cui cervello è stato tanto danneggiato da non avere alcuna speranza di tornare a una vita normale. Con una spesa di soli $12 di elettricità, gli psichiatri guadagnano 5 miliardi di dollari soltanto negli Stati Uniti. Ma la successiva cura miracolosa che gli psichiatri hanno aggiunto al loro arsenale ha fatto fare loro più soldi che mai, poiché è più veloce, meno cara e capace di rendere ogni uomo, donna o bambino un paziente a vita. All'inizio degli anni 50 gli psichiatri scoprirono la loro successiva cura miracolosa. Una sostanza chimica ideata per uccidere i parassiti nei maiali. La loro nuova scoperta ostacolava il funzionamento del cervello proprio come spingendo un rompighiaccio nell'orbita oculare. Si trattava di un vecchio trattamento camuffato. With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. Denominandola una lobotomia chimica, lo psichiatra canadese Heinz Lehmann descrisse Thorazine come una pillola semplice da prendere con gli stessi effetti di un intervento psicochirurgico, ma senza la confusione provocata dall'intervento. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient use of my time monetarily. Ciò che gli psichiatri non dissero al pubblico era che Thorazine causava una condizione neurologica paralizzante conosciuta come discinesia tardiva. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. And if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late
70s that psychiatrists start warning their patients about it. 20 years.